Oggi vi voglio portare una cosa diversa. Tante volte mi chiedete, ma le forze dell'ordine perché non le intervisti mai? Oggi cercherò di intervistare un esponente delle forze dell'ordine proprio in funzione degli ultimi fatti, cioè borseggio, criminalità, microcriminalità, quelle cose che noi generalmente affrontiamo tutti i giorni e di cui abbiamo difficoltà. In particolare il discorso dei borseggiatori, che tanti chiamano poveracci, in realtà una struttura criminale orizzontale dove praticamente ci sono dei capi che gestiscono dei piccoli gruppi, ma tutti insieme concorrono a un risultato criminale ed economico poi legato alla criminalità, ed è quello che oggi si sottovaluta. Perciò un'organizzazione criminale in grado di usare la violenza, di usare tecniche evolute per poter rapinare, borseggiare e portare tanti soldi a fine giornata e tanti soldi a fine mese nelle casse di questa organizzazione, e che permette anche di investire in strumenti, abbigliamento, modalità operative, coinvolgere sempre più persone in questa attività criminale perché sono impuniti. E io alle forze dell'ordine proprio questo voglio chiedere: qual è la difficoltà nell'arrestare le persone e nel vederle poi uscire subito dopo? Quali sono i problemi? Cosa succede se utilizzi l'arma? Cosa succede se fai questo a un potenziale criminale? Lo puoi perquisire? Tutte le domande possibili e immaginabili a una persona delle forze dell'ordine. Se vi interessa restate, altrimenti continuate a vivere di suggestioni sulle famose polizie di tutto il mondo, quelle più forti, che hanno ovviamente più possibilità operative, o perlomeno così sembra, e in realtà invece dovremmo valorizzare i corpi di polizia che abbiamo noi proprio per tutelare il cittadino, perché delle volte quando loro hanno le mani legate arriva poi questo fenomeno che tutti chiamano giustizia privata, o comunque la volontà del cittadino di farsi valere e di ottenere giustizia. Oggi cerco anche di chiedere a un esponente delle forze dell'ordine, perciò uno operativo, uno sul campo, uno che ha anche l'interazione col popolo, perché magari ad alti livelli è già più difficile, però quando stai in pattuglia, quando hai a che fare tutti i giorni con ladri, scippatori, gente problematica, eccetera, hai anche a che fare con le persone comuni che si aspettano i miracoli da voi, no? Quando siamo per strada, spesso quando ci chiamano e arriviamo sul luogo, il cittadino X che ci ha chiamato, il richiedente, pensa subito che vabbè, adesso voi lo arrestate, lo portate dentro, non si vede più questo qui che gira per il quartiere. Non è così, perché purtroppo anni e anni di leggi hanno fatto in modo di svuotare le carceri, le famose leggi svuota carcere, che gli permettono di dargli un semplice obbligo di firma, come è capitato in qualche video che hai fatto da poco, domiciliari. A volte non hanno neanche senso molte di leggi che hanno fatto, perché se pensiamo a magari lo spacciatore che spacciava in casa, no? Ok, noi lo arrestiamo, perfetto, gli danno i domiciliari in casa. Continua a lavorare. Continua a lavorare. Ora è vero che verrà più controllato, ma il modo di fregare, no, fatta la legge ha trovato l'inganno. Quindi i borseggiatori, se tu gli metti l'obbligo di firma alle 9 di mattina e quello esce da lì alle 10, attacca e va a lavorare a lavorare tra virgolette fino alle 18 per dove c'è l'altro obbligo di firma, anzi c'ha pure la scusa in alcuni casi: sono uscito per andare a firmare. Esattamente, capito? Quindi diciamo che molto spesso non hanno senso, non avendo una certezza della pena, molte persone che magari prima non avevano il coraggio di iniziare a delinquere, no? Perché dicevano madonna, magari mi mettono dentro, magari chissà che mi fanno. Vedendo come poi alla fine si risolve tutto dopo un arresto, dicono: ma sai che c'è? Ma perché devo andare a lavorare? Cioè io quasi quasi vado a fare il borseggiatore, quasi quasi vado a spacciare, quasi quasi vado a fare comunque truffe anche di tutti i tipi. Non avendo una certezza della pena, purtroppo c'è una criminalità che aumenta sempre di più. Noi siamo in difficoltà anche proprio per questo, perché molto spesso siamo lasciati da soli a combattere contro queste persone. Non abbiamo una tutela neanche noi dietro, a partire dai nostri ufficiali o dai nostri superiori, dalla classe politica. Cioè noi siamo praticamente abbandonati a noi stessi molto spesso. E voi siete quella pedina sacrificabile sul campo. Esatto, noi dobbiamo fare quello che è previsto fare. Quindi se la centrale ci manda su quel posto facciamo quello che è previsto, anche se poi sappiamo che tanto non porterà a niente, perché se io arresto lo straniero o l'italiano, perché tanto alla fine ormai non c'è più distinzione, non è che c'è una classe etnica che spaccia più di un'altra, alla fine tanto è tutto uguale. Criminale non c'ha nazionalità, lo dico sempre. E sono d'accordo, però io faccio l'esempio perché dove io faccio servizio sono più spesso magari persone del Nord Africa. Se io lo arresto il marocchino X, lui dice: ma io sono contento che mi hai arrestato, stanotte io, se anche mi fa fare una notte in cella, dormo sotto un tetto, mi mangio quello che mi fornite voi, mi faccio una doccia, una dormita, e domani io sto fuori e faccio quello che facevo oggi.
E io gli dico, c'hai ragione, e gli dico, che cosa ti devo dire? C'hai ragione tu. Quanto è demotivante? Allora, tu quanti anni so intanto che fai questo Io ormai mestiere? sono 10 anni, quasi poco più di 10 anni. Ok, in 10 anni, quanto ti ha demotivato il fatto di correre dietro a delle persone, rischiare anche di tuo, no? Perché correre dietro a una persona, adesso la gente magari non lo percepisce, ma tu immagina ti può succedere qualsiasi cosa, questo si gira da una coltellata, ti danno una botta, ma cadi, magari devi correre in un posto dove si cade di sotto. Guarda, ti posso dire che rispetto a quando ho iniziato, che avevo la classica ingenuità, no, della persona che entra, che dice io adesso vado a combattere il mondo, mi sono parecchio demotivato proprio perché ho visto queste cose e rivisto tantissime volte. Mi è capitato tantissime volte di correre dietro a criminali, spacciatori, rapinatori o semplici borseggiatori, e poi è finito tutto a volte con una colluttazione che mi ha causato delle lesioni a me personalmente, rischiando invece anche di essere denunciato da quella persona perché diceva che avevo usato eccessivamente la forza. Cioè siamo ormai nella fase in cui le forze dell'ordine rischiano di essere denunciate ovviamente dal criminale. Esattamente, e vengono ascoltati, perché un tempo, per quanto sbagliato e per quanto anche molti delle forze dell'ordine hanno sbagliato, e lo riconosco, e anzi vanno stigmatizzate quelle persone, un tempo quantomeno c'era una tutela del carabiniere, poliziotto, finanziere, che sia, perché si sapeva che il criminale lo stava dicendo per cercare di far passare in secondo piano il reato che aveva fatto, quando in realtà adesso invece viene ascoltato il criminale. Sì, no, gli ha menato, bene, facciamo subito quello che è previsto, indaghiamo il poliziotto, carabiniere che ha fatto magari un eccessivo uso della forza, magari ha usato delle parole offensive, razziste nei suoi confronti, cosa che magari il 99% delle volte non succede. Succede, ci sono persone che sono le marce e vanno punite, io lo dico sempre, però ci sono anche tante occasioni in cui ci mettono in difficoltà, vengono ascoltati e quindi poi ci andiamo di mezzo noi, che quindi ci fa passare la voglia poi di lavorare, no? Perché uno dice, vabbè, allora se io devo rischiare le botte, di essere indagato, di pagare per i prossimi 10 anni la famiglia di questa persona o comunque l'avvocato, sai che c'è, io mi giro dall'altra parte, che ripeto è sbagliato perché io non lo faccio mai, perché comunque se uno fa sto lavoro sa cosa va incontro. Però esiste anche questa funzione, uno dice questo è il mio turno, sta a finire il turno, stacco, non vedo più niente, può capitare anche quello. Sì, io... Anche perché gli stipendi non sono tali da farti dire adesso devo per forza... Sto a questo lavoro che almeno guadagno 5.000 euro. Esatto, cioè secondo me anche il discorso delle forze dell'ordine che hanno uno stipendio parametrato alla normalità, anche a uno che fa un lavoro molto meno rischioso, è sbagliato, perché come hai detto tu, posso finire in una colluttazione, ma quello che lavora in ufficio al comune non finisce in una colluttazione, oddio, certo. A meno che non c'è una giornata di quelle particolari, oppure rischio di essere ferito o devo maneggiare un'arma da fuoco, che poi è una cosa che uno sottovaluta, ma voi c'è un'arma da fuoco che dovete custodire 24 ore, non è che poi la prendi, la dai, certo. Cioè quello è un po' un rischio. Ho voluto fare pure questo video, cioè parlarti proprio di questo, perché molto spesso, soprattutto negli ultimi video che hai fatto, hai fatto una cosa veramente lodevole e fantastica, di metterti in gioco gratuitamente, perché uno dice vabbè, ma Cicalone lo fa, ho capito, però si è messo in gioco è il mio mestiere, poi potrei farlo come dici tu, meno rischioso, potrei fare delle cose... fare tipo, quelli di Striscia la Notizia, vanno lì, pickpocket e finisce là. Sì, no, oppure mi portavo tutte persone intorno a cerchio, strillavo e c'avevo un cerchio di persone intorno. Invece no, lo fai in modo proprio, anche mettendoci proprio la prima persona. Io ti posso dire che nell'ultimo video in cui il carabiniere ti risponde un pochino in modo eccessivamente sgarbato, ho visto i commenti dove, anche un po' perché è più facile dire sono tutti così. Non è così, perché io sono il primo che redarguisce i miei colleghi, anche più anziani, che dicono no, vabbè, io gli rispondo come mi pare, è venuto a rompere le scatole questa persona X, oppure va sempre risposto con garbo e con rispetto, perché alla fine dall'altra parte ci potrebbe essere sempre mia madre, mia sorella, tua sorella, tua nonna, e va risposto e va fatto bene. Come voi dite, Mattia spesso ho visto che ai borseggiatori dice ma se ti hanno rubato a tua madre la borsetta, tu cosa faresti? E allo stesso modo va nel nostro lavoro, vanno trattate bene le persone, ed è sbagliato come va trattato lui, secondo me non è un modo corretto di rapportarsi con le persone. Anche perché poi Mattia lì lo dice nel video, noi abbiamo sempre un ottimo rapporto con le forze dell'ordine e ci ringraziano anche di un contributo, perché come io e te oggi stiamo parlando e ci siamo trovati veramente d'accordo su un sacco di cose, cioè il problema non è il rapporto tra cittadini e forze dell'ordine, il problema è
il rapporto tra noi e i criminali, cioè noi dovremmo essere tutti coalizzati contro i criminali, Certo. specie tu poi hai fatto una bella distinzione mentre parlavamo prima, hai spiegato il criminale che va a attaccare la persona innocente e poi il criminale che invece è richiesto, tra virgolette, cioè chi ti dà i soldi a usura, chi ti vende la droga, chi comunque viene cercato, no? Rispetto a quello che invece vede una signora poverina che sta qui al parco, si sta a leggere il giornale, arriva là, gli strappa la catenina, la sbatte per terra, la lascia in un lago di sangue e se ne va. Esatto. E quello è ancora più peggiore. La motivazione viene meno col tempo, questo è poco ma sicuro. La parte remunerativa purtroppo non è quella aspettata, ma c'è un'incentivazione, nel senso chi è più bravo viene incentivato, chi fa più arresti, che poi sai che cos'è? Io da questo punto di vista la prima cosa che farei personalmente è proprio questo, incentivare chi è più attivo, chi è più bravo, ma anche chi in quel momento si sacrifica per gli altri. Spesso nei film, no? Faccio un breve collegamento con i film americani, no? Fanno vedere il detective che risolve il caso e quindi viene passato al grado successivo, no? O vai in un'unità particolare che dicono sei bravo, quindi vacci. Qua non è così, cioè in Italia no, tu è il tuo lavoro, quindi lo devi fare, punto e basta. Che hai fatto il tuo dovere, ti elogiano e finisce lì. Non va a matricola questa lettera che ti dico e quindi di conseguenza rimangono sempre lì, nulla di fatto. La motivazione viene da dentro, io non sto qui a fare il guru della motivazione della disciplina, io ti dico che a me piace e con tutto che molto spesso sono andato incontro a momenti veramente tristi, brutti, che mi hanno fatto pensare ma che cavolo lo faccio a fare? Perché magari ho tolto tempo alla mia famiglia, ai miei cari, agli affetti, ho tolto licenze, ho tolto riposi per fare quello che mi piace, l'ho fatto, cioè non è stato... È una scelta, è una cosa che poi ti appassiona, ci ti sono dà la anche possibilità. personaggi che lo fanno per il classico posto fisso, questo è vero. Io gli consiglierei vai a lavorare in comune perché è sicuramente meno pericoloso che lavorare per strada tutti i giorni sotto la pioggia, il caldo, la notte poi, le notti infinite che facciamo. E molto spesso immagino anche molti che vedranno questo video scriveranno sì ma tu almeno hai un posto fisso, tu almeno guadagni quei 1.400, 1.500, quello che è. Io guadagno 800 euro, faccio 12 ore di lavoro. Va bene, mi dispiace perché io pure sono il primo a dire che in confronto a tante altre persone guadagno di più e mi dispiace per quelle persone perché io sono vicino a queste persone, però io qui adesso sto raccontando quello che poi è la realtà, cioè che non siamo per niente aiutati da nessuno e molto spesso neanche dalle persone che ci hanno chiamato, molte volte ci chiamano. Ma infatti poi c'è anche, allora sai cos'è? Che forse in alcuni casi c'è più rispetto da parte del criminale che vi vede arrivare rispetto al civile o che va chiamato o che vede la scena magari avanzata, no? Ci sono magari quelli che difendono il criminale nel momento in cui lo state ammanettando, lo state arrestando oppure magari lo tenete bloccato per terra perché è pericoloso. Sì. Ti è capitato magari arriva la classica signora, la Karen, piuttosto la Karen americana. oppure l'uomo quello che fa siete dei barbari, non potete trattarlo così. Sì. In particolare una volta durante una rissa dove faccio servizio ci hanno chiamato perché appunto c'era questo tafferuglio, questa lotta fra bande. Noi siamo arrivati, l'abbiamo immobilizzato, diciamo, la persona principale che faceva più casino. Ovviamente come tutte le persone ubriache va immobilizzato, quindi manette, tutti bloccati per tenerlo perché ovviamente è una persona anche abbastanza corpulenta. E la persona X che è passata di lì ha cominciato a fare i video urlando merde, ve la fate coi più deboli di qua di là, quando fino a poco prima stava distruggendo macchine, malmenando i ragazzini che passavano di lì perché magari se prendeva lui non l'avrebbe mai fatto il video, non si sarebbe mai lamentato, perché io dico sempre quello, tanta gente si lamenta quando non li tocca direttamente, invece quando vede qualsiasi cosa che non gli va bene è pronto magari a muovere delle critiche anche in maniera pesante, come in questo caso che vi dice merde, che vi dice fate schifo, o una classica frase andatevela a prendere con quei veri criminali, cioè lui immagina che tu parti, vai a prendere il Pablo Escobar della situazione, eccetera. La criminalità, ragazzi, va combattuta in tutti i sottostrati purtroppo e spesso è la microcriminalità quella più percepita, no? Perché la grande criminalità, quella che ormai ricicla miliardi e miliardi di euro, neanche la vedi lontanamente e non è neanche il caso vostro, sono indagini ad altissimi livelli dove magistrati o altro addirittura lavorano. Ognuno ha il suo settore, no? Io sono per strada tutti i giorni,
Quindi io combatto la microcriminalità, no? Diciamo quella che si vede tutti i giorni, dal ragazzino che fa il furtarello a quello che è più pericoloso e quindi aggredisce una signora al parco, chi violenta, io faccio quello. Quindi se tu mi vieni a me a dire ma perché non sei andato a prendere il vero criminale? Il vero criminale è questo, per quello che faccio io. Poi è ovvio che la persona che sta in un reparto un po' più delicato, che mette sotto intercettazione, che fa delle cose un po' più delicate, va a cercare di prendere il boss dell''ndrangheta magari, anche se adesso sono più buttati sulla finanza quelli, quindi sono pure più difficili da prendere. Ma io faccio quello che mi compete fare, cioè io sono per strada tutti i giorni che pensano che Ti vado sporchi le mani. Esatto, vado a bussare alla porta della villa dove si presume ci sia il boss malavitoso, non mi compete perché magari potrei rovinare l'indagine di qualcun altro. Io vado a fare quello che mi compete, quindi vedere una situazione di degrado in un parco, la richiesta di qualcuno che chiede una mano perché magari gli stanno rubando la macchina, è quello alla fine, quello che mi compete vado Ma anche a fare. il furto nel supermercato, Certo. cioè, la normalità, ma è lo stesso che facciamo pure noi, cioè tanti dicono ma perché non andate a prendere i grossi esponenti invece che quelli sulla metropolitana? Ma io dico sempre, guardate, quelli sulla metropolitana sono organizzazioni criminali orizzontali dove tutti sono capi del loro gruppo e sono ben organizzati e pericolosi, anche armati, in più sono quelli che, come dicevamo prima, vanno ad attaccare le persone comuni, quelle che non volevano neanche avere a che fare con questa situazione. I grandi boss che loro dicono vivono proprio in un altro mondo. Uno pensa, vabbè, quello è il poveraccio che esce la mattina e si improvvisa borseggiatore. Non è così. Quello che è poveraccio va nel supermercato, ruba la mela, il pezzo di pane, ruba le cose da mangiare che gli servono per sopravvivere. E mi è capitato ed è molto spesso abbiamo chiesto al proprietario del locale, del negozio, dell'esercizio commerciale di chiudere un occhio perché o gli abbiamo pagato noi la merce. Bravo, quella è una cosa che ho sentito spessissimo. A noi comunque è una persona che c'ha bisogno. Io vengo da una famiglia abbastanza umile, diciamo, non ricca, quindi capisco cosa vuol dire avere fame. Mentre criminali di questo genere sono veri criminali, sono gente che non va compatita perché sono persone che vanno a rubare a una signora che magari ha appena preso la pensione e campa di 500 euro al mese e basta. È uno che semplicemente si alza tutte le mattine e si fa un sedere così, come si dice a Roma, va sul cantiere, sono persone normali come noi, perché parliamoci chiaro, chi prende la metro? Gente normale. Sì, no. Quindi tu vai a rubare a... Anzi, la fascia più debole, perché poi chi prende i mezzi pubblici vuol dire che non può usare la macchina o non ha la macchina in quel caso specifico, che oggi è un lusso. I vostri poteri a livello di gestione cose. Facciamo un esempio, io sto sulla metro e dico guarda quello lì secondo me ha rubato oppure l'ho visto rubare. Tu che cosa gli puoi fare uno così? Allora, se è appena successo, quindi diciamo io non l'ho visto, no? Questa è una cosa che tu mi hai detto, mi hai indicato quella persona. Io vado lì, intanto devo vedere se riesco a coglierlo in flagranza, no? Quindi se lui veramente ha la mano in saccoccia, come si dice a Roma, quindi se c'ha la mano nel borsello e sta sfilando, in quel caso lo arresto proprio subito. Il problema è, se lui l'ha rubato poco prima, si è dato la fuga, tu dici io ho visto che ha rubato a quell'altra persona ed è scappato, io posso pure andare lì e fermarlo, però innanzitutto dovrei chiamare ausilio perché mi servirebbe in teoria un ufficiale di polizia giudiziaria, ma non perché io non posso procedere alle perquisizioni, perché nella Cartabia è previsto che comunque la perquisizione sia fatta da tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, però nel caso in cui solamente non ci siano nei dintorni ufficiali di polizia giudiziaria, quindi facciamo esempio nell'Arma dei Carabinieri da brigadiere in su, quindi io potrei procedere, ma solo esclusivamente nel caso in cui non ci sia nessuno nei paraggi, nessuno immediatamente reperibile che possa darmi una mano. Quindi lo potrei anche perquisire, ma dovrei comunque spiegare molto bene, dettagliatamente poi nei fogli che faremo successivamente, perché l'ho fatto, perché non ho aspettato, perché non l'ho prima accompagnato negli uffici preposti. Diciamo è tutto un po' macchinoso nella nostra bellissima Italia. Perciò tu in teoria non lo puoi perquisire. Lo posso perquisire, ma sempre con le dovute accortezze, talmente tante accortezze nei confronti della persona che è fermata, che fino a quel momento è innocente, fino a prova contraria, è innocente, che quasi potrebbe quella persona rifarsi su di me, dicendo ma lui non ha rispettato la mia privacy, quindi mi ha perquisito davanti a tutti, non ha trovato un posto trovato un posto dedicato, non ha aspettato ausilio da altre persone, da altri colleghi che magari potevano dare una mano.
l'ha fatto tutto seguendo le procedure previste, a inficiare su quello che poi è il risultato, parliamoci E chiaro. secondo te quale potrebbe essere una soluzione? Adesso prendiamo il caso dei borseggiatori, no? Sì. Se non li cogli in flagranza di reato non gli puoi fare niente, se li becchi dopo che non hanno più la refurtiva non gli puoi fare niente, però c'è una cosa che è il casellario giudiziale, no? Nel senso che se sono stati fermati 30 volte, ogni volta è come fosse la prima volta e cioè non gli si può fare niente, ma perché non facciamo per esempio valere il fatto che sono recidivi o comunque all'interno di questo sistema loro ci sguazzano? Allora, perché ci sono talmente tante carceri sovraffollate, un sistema carcerario che è al collasso, e questo penso che l'hai visto anche tu in tanti altri video che hai fatto, che purtroppo la tendenza, la deriva politica è di non mandare la gente in carcere perché sono già sovraffollate, a meno che non ci siano reati particolari tipo violenza di genere sulle donne, no? Solo in quel caso adesso si va in carcere, o per omicidi e cose di questo genere, ma i borseggiatori, anche se è stato preso 30 volte, si tende a non mandarlo in carcere, poi magari fra 10 anni quello ci sarà un cumulo di pena e magari ce lo mandano, ma fra 10 anni capace che quello ha cambiato pure mentalità, no? E si ritrova in carcere quando ha Si ritrova in cambiato. carcere quando magari c'ha una famiglia, ha cambiato, non fa più nulla di quello, ed è capitato tantissime volte. Io sono andato a casa di persone che toc toc, se è mandato d'arresto dobbiamo portare via, e lui fa: ma come, io ho cambiato vita ormai, 10 anni fa spacciavo. Sì, mi è capitato un sacco di volte pure a me, conosce persone è vero. che dopo 12 anni si sono andate a fare 2 anni di carcere. Perde Sì. il lavoro, la moglie dice: ma con chi mi sono messo? Perché magari si è messa 5 anni Certo. prima, no? E purtroppo invece c'è bisogno di certezza della pena immediata, cioè se io ti arresto perché stai rubando a una vecchietta sulla metro, basta, carcere, almeno un anno di carcere. Tu dici: vabbè, ma sotto i 3 anni in teoria non sarebbe previsto, no? Un anno di carcere, perché tu quella persona per un anno la metti in una condizione che dice: ma mi è convenuto andare a rubare sti 500 ma nemmeno 50 euro a quella signora per un anno di carcere dove vivo in una maniera, cioè si capisce. Quando voi invece siete a contatto con i cittadini, quanto il cittadino può aiutarvi per esempio in un'operazione, quanto può ostacolarvi? Diciamo che il cittadino è sempre il benvenuto se ci vuole dare una mano, anche semplicemente ad individuare la persona, no? Quindi anche nel caso che mi dicevi prima, quello ha rubato, quindi è già una mano. Però molto spesso capita anche che i cittadini siano i primi a mettersi contro di noi partendo prevenuti, no? Dicendo: i carabinieri, i poliziotti sono quelli che fanno abuso, menano e quant'altro. Quindi molto spesso mi è capitato di persone che si mettevano in mezzo urlandoci contro, cercando di nascondere la persona. Quello succede purtroppo dappertutto perché è un fenomeno che cresce sempre di più. La tutela del criminale anziché delle forze dell'ordine, perché magari c'è anche da parte dei media, Anche la parte cinematografica, una parte che va contro di noi. Esatto, c'è stato in questi ultimi anni secondo me una grande propaganda a favore della criminalità, no? Tutte le serie eccetera, e non ci sono più le serie dove invece si valorizzano le forze dell'ordine, no? Le vecchie serie magari si enfatizzava il poliziotto, antimafia piuttosto che quello, oggi invece so i criminali, vedi le serie su Burra, Gomorra, Romanzo criminale e via dicendo, che hanno portato invece una romanticizzazione di quella cosa, sì, e sì. tanti ragazzi che da una parte hanno detto: oh, figo il criminale, macchinoni, cose. Tu non vedi mai un esponente forze dell'ordine che gira col macchinone, che No. c'ha l'oro, che c'ha Rolex, No. parti grandi dirigenti eccetera, no? Perciò già nessun giovane ambisce a quello, perché diceva: è una vita di fatica. Esatto, è una vita di fatica, poi magari finisco, che ne so, a fare le cose allo stadio, mi sputano, piuttosto che vado a fare l'antisommossa, faccio quello, oppure ho a che fare, come dici tu, con le persone peggiori, no? Con quell'ultimo strato che si tagliano, ti schizzano il sangue, ti aggrediscono, eccetera. Sì. È difficile aspirare a fare una cosa del genere se non c'hai comunque una proiezione bella nel tempo, no? Un sogno da raggiungere. Sì, molto spesso infatti i ragazzi sono anche loro i primi che si mettono contro, cercano di metterci i bastoni fra le ruote per dare una mano alla persona che magari volevamo fermare perché aveva fatto delle cose che loro non sanno, che molto spesso uno vede una parte del film, no? Non vede tutto quanto, tutta la scena. Che ne pensi della famosa giustizia privata che tanti vanno a decantare? Cioè, però arrivati a un certo punto, quando le forze dell'ordine non intervengono, bisognerebbe farsi giustizia da soli. Cioè, faccio un esempio stupido: un padre scopre che un balordo ha molestato, adesso vado nell'esempio più estremo, no? Ha molestato la figlia e prende e lo riempie di botte. Poi arrivano le forze dell'ordine e arrestano il padre. Questa è una domanda che in tanti si fanno, no? E io da padre di 3 figli ti posso dire che è una cosa che mi spaventa, non saprei neanche io come reagirei in una situazione del genere. Da padre ti dico, io lo farei, cioè
farei quello che hai detto tu. Però per la legge viene arrestato lui e non ci sono... Allora in America funziona così: se tu vai e prendi il molestatore e lo meni, non vieni arrestato, o meglio, il giudice può decidere di lasciarti andare senza problemi. In Italia non funziona così. In Italia il codice penale parla chiaro: tu non ti puoi fare giustizia da solo, tu non puoi andare col senno di poi e dire no, adesso vado lì e l'ho trovato, lo meno, lo lascio lì per terra. Ma poi non lo meni sia per un raptus iniziale, ma anche per la paura che non venga fatta giustizia nella maniera adeguata, nel senso magari quella persona riceve gli arresti domiciliari e tra virgolette per noi la passa liscia perché sta a casa sua. È vero, non può uscire per 4 anni da casa, però... Sì, ma tanto poi ci sono sconti di pena, ci sono tantissime cose che possono... Cioè c'è anche gente che uccide e dopo 8-9 anni è fuori. Esattamente. C'è molto spesso quando vanno ai domiciliari hanno anche dopo pochi mesi, grazie all'avvocato, permessi per uscire per esigenze di vita, quindi uscire, andare al bar, andare a fare la spesa, che quello anzi è la cosa più importante, però uscire anche per divertirsi. Io ho il permesso di uscire dalle 9 alle 12, e allora che mi è dato a fare i domiciliari se io poi posso uscire e fare quello che facevo prima? Perché magari poi possono andare comunque a delinquere, possono continuare a fare quello che facevano prima. Tantissimi casi di gente che ai domiciliari continua a delinquere, oppure gente in semilibertà, cioè tutte le possibilità che ci sono state. Però questo, ti ripeto, tu stai tra l'incudine e il martello, perché vedono a te, non vedono il magistrato, non vedono il politico, perché stanno in un'altra stanza loro, tu stai per strada, imputano a te anche la mancanza di giustizia in questo caso. Cioè io quando vedo il carabiniere e penso, mo questo lo arresta, se lo porta, il giorno dopo rivedo quello in giro e rivedo il carabiniere, la prima domanda che mi viene da fare, ma spontanea, anche se io non so già la risposta, è: oh, ma cacchio, l'hai arrestato ieri, già oggi sta in giro? E lui lo sai che mi risponde: c'hai ragione, figurati a me quanto mi brucia sta cosa. Sì, perché poi capita tutti i giorni che le persone ci vengono a dire a noi: ma l'hai arrestato, ma non gli fate nulla, ma non è che decido io, cioè non è che io sono il giudice che dà la pena, sì, la condanna a quella persona. Alcune volte capita, magari leggo anche nei commenti, che ci siamo anche noi magari sulla scena del crimine e vengono contestati magari gli agenti che sono intervenuti: sono poco preparati, guarda quello che forma fisica, guarda quell'altro come interviene, perciò c'è anche una percezione che i nostri agenti non siano preparati a fronteggiare anche minacce banali. Noi purtroppo abbiamo una preparazione basica, ma che basica fa anche ridere, alla scuola, e nessuno poi, almeno che non va in reparti tipo forze speciali o cose di questo genere, ha un proseguo a questa preparazione. Sta tutto alla preparazione che uno fa privatamente, pagandola. Io ad esempio mi piace il pugilato, mi piace il jiu-jitsu e quindi vado a fare queste cose, ma le pago io, vado io magari un po' in palestra anche se non si vede, però sono io che mi metto in gioco, che tolgo altro tempo alla mia famiglia per mettermi in forma, per poter correre dietro al criminale, per poterlo fermare in quel momento. Ma purtroppo la nostra organizzazione di tutte le forze di polizia non prevede delle ore di allenamento e di studio delle tecniche di intervento. Veniamo proprio buttati per strada, molto spesso impreparati sotto quel punto di vista, perché per quanto loro ti facciano credere e facciano credere a tutti che in realtà noi siamo preparatissimi, non siamo preparatissimi, perché siamo primo esseri umani, quindi possiamo sbagliare, e poi perché nel momento in cui dobbiamo operare non abbiamo dietro una base solida, ad esempio difesa personale o comunque di disarmo di una persona armata di coltello o altro, che ci permetta di operare bene. E fondamentalmente siamo lasciati un po' a noi stessi e a quello che noi vogliamo imparare poi da soli per conto nostro, come nel mio caso, che vado a pagarmi magari la palestra del quartiere per poter poi usarlo. Avere comunque una forza fisica, una preparazione diversa. Sì. E invece voi avete degli strumenti. No, partiamo dallo strumento più importante, l'arma da fuoco, la pistola. Sì. Quando la potete usare sta pistola? Allora, qui fa ridere quasi, perché nel momento in cui io esplodo un colpo dalla mia pistola mi viene sequestrata e vengo indagato. Cioè, anche tu spari per aria? Anche che sparo per aria, perché devono capire il movente, la situazione e se l'arma è stata modificata. Quindi si chiama atto dovuto, viene chiamata in gergo, ma è a tutti gli effetti un processo, un procedimento penale a mio carico e poi un processo. Di solito è veloce, nel senso dura 1 anno, 2 anni, non è che dura tantissimo, però in quelli 2 anni io non posso essere impiegato fuori, non posso avere l'arma, sono... Tu hai 2 anni, tra virgolette, di fermo operativo.
Sì, perché se non ho la spari un pistola, colpo. perché mi viene sequestrata per capire un attimino com'è la situazione, perché è sparato, perché non è sparato. Figuriamoci se poi sparo contro una persona, perché ovviamente in Italia l'arma da fuoco è vista come un tabù. Ora io non sono contrario allo stile americano del mettiti giù oppure sparo, che è esagerato e non c'è bisogno. Però purtroppo c'è l'estremo dall'altra parte, no? Tu dici spesso che gli estremi sono sbagliati, no? Certo. E l'estremo dall'altra parte è che io mi sento così impaurito da doverla usare che magari rischierei la mia vita, mi farei sparare addosso piuttosto che usarla, perché sapendo che poi incorrerei in sanzioni disciplinari, sanzioni penali, e rischierei di perdere quello che poi ho fatto fino adesso. Perciò Quindi... pistola d'ordinanza non la usa quasi nessuno, e anche nei momenti più concitati dove vedi uno con una lama, uno comunque con oggetto atto a offendere, perché sarebbe un eccesso. Esatto, eviti di usarla. Perciò uno dice è un eccesso di legittima difesa, ma secondo me è sbagliato, perché anche uno con coccio e bottiglia, se si avvicina troppo, andrebbe colpito con un'arma, magari non in punti dove rischi di ucciderlo o comunque ferite mortali, anche che non è questi grandi calibri che vanno a fare tutto gioca pure dall'adrenalina, perché pure lì se io vedo un collega a terra che viene pugnalato, sicuramente l'adrenalina non mi consente, e qui non ci sono preparazioni. Molte persone nei commenti diranno sicuramente ma tu sei preparato per sparare. Sì, ma in una situazione in cui vedo un collega che viene accoltellato a morte, che vedi sangue, non è facile cercare brutte. di dire aspetta, adesso gli prendo la gamba, però cerco di non prendergli la femorale. Certo. Ovviamente in quel caso sparo, poi ovviamente spari dove va, perché certo, è cercando di non far male a nessun altro, esatto, certo, quello sì. Sì, paura di usare quest'arma da fuoco da parte di tutti, questo è un discorso generale che prende tutti, poliziotti, finanzieri. E l'altra domanda a questo punto che si collega è: con la nuova legge è stato detto agli esponenti delle forze dell'ordine che possono comprarsi una seconda arma coi soldi loro, certo, e possono portarla fuori servizio per poter intervenire nel caso in cui fuori servizio vedono un crimine. Ma quanto è inverosimile sta cosa? Cioè, io devo spendere i soldi miei, comprarmi un'arma, prendermi la responsabilità di un'altra arma, che poi se la compra magari per passione, perché vuole un'arma diversa, magari vuole un'arma a tamburo piuttosto che la semiautomatica che c'è in dotazione, e poi fuori servizio gratuitamente rischiare pure di portarsela e dover intervenire magari se vede qualche evento, una rapina, per esempio. Esatto, una rapina, che fa? Allora, io ti dico che noi abbiamo sempre il permesso di portare la pistola. Io adesso non ce l'ho perché è molto grande la pistola che abbiamo, è un'ottima arma, io ne vado pazzo, però è un'arma che nel 2024 è obsoleta, perché è pesante, è grande, è scomoda da portare, mentre magari con questo decreto legge, con questo disegno di legge che hanno portato, vogliono dare la possibilità di far comprare sempre con i nostri soldi, magari, che ne so, una Glock che è leggera, pesa la metà, è più piccola, è più nascondibile, diciamo, più facile da usare. Però anche lì saremo poi tutelati nel momento in cui la dovremo usare in un momento come una rapina, come un tentativo di stupro, di violenza sessuale, o di borseggio, se la persona diventa violenta e tira fuori un coltello. Sarò tutelato in quel momento? Questo è sempre il grande interrogativo, perché a me mi possono anche dare il permesso di portare in giro l'M4. Ok, te lo può portare a spese tue, va bene, ma poi dopo, al momento in cui io lo uso, che succede? O se, per esempio, faccio un esempio subito, se io quest'arma la tiro fuori, no? Perché vedo una situazione, la tiro solo fuori, anche lì si crea un problema? Cioè io alzo l'arma e gli dico fermo, adesso vi mettete seduti. Anche lì è un po' borderline, perché non dirò molto nello specifico, ma mi è capitato personalmente, perché la persona era scappata, poi si è trovata di fronte a un muro, si è voltata e ha messo la mano in tasca. Io non sapevo cosa aveva in tasca e quindi a quel momento ho tirato fuori la pistola. Non ho sparato, non ho fatto nulla, però mi sono trovato a dover costringere la persona a mettersi a terra con l'arma in mano. È un po' borderline perché anche lì, se quella persona si inventa qualche cosa e la porta in tribunale dicendo mi ha puntato un'arma senza motivo, rischiava di uccidermi e quant'altro, io comunque verrei chiamato a risponderne. Non vengo indagato magari, però mi potrebbero creare problematiche anche con i miei superiori, che sono i primi a mettere le mani avanti e dire ma perché l'hai tirata fuori, è previsto, non è previsto, aveva un'arma da fuoco, non aveva un'arma da fuoco, e quindi crea sempre quell'aura di paura, di terrore nel tirare fuori l'arma da fuoco, quando invece dovrebbe essere la normalità per noi, anche se ovviamente sempre nei limiti, perché io sono l'ultimo a volerla usare, perché molto spesso in Italia specialmente non ce n'è così bisogno come magari in altri stati. In pratica, se tu spari dopo
sei soggetto a un'inchiesta, è un processo vero e proprio, Sì. te paghi l'avvocato da solo, con i soldi tuoi, poi se nel caso va tutto bene te lo rimborsano. Sì, come è previsto si richiedono le spese processuali, il rimborso delle spese processuali. Però li devi anticipare magari per un anno, non li vedi quei soldi. Esattamente. Immagina un padre di famiglia che deve anticipare 10-12 mila euro per un avvocato penalista bravo, perché poi uno se lo cerca bravo tra l'altro, forse li riprende questi soldi, forse no, perché magari non è detto che vada sempre bene il discorso che ha sparato, ha colpito una persona Sì, sì. o altro, oppure magari è stato sfortunato, ha sparato e poi di rimbalzo quel colpo ha preso una signora un polpaccio. Lì poi diventa ancora più particolare e sicuramente si andranno incontro a dei provvedimenti. Però ti posso dire che non è facile, perché appunto se io mi devo pagare l'avvocato, no? Per tutti questi anni magari, perché poi io dico sempre, il processo uno dice sì ma tranquillo, tanto tu c'hai ragione, sì ma finché il giudice non dice che io sono assolto non si sa c'hai mai perché ragione. poi può sempre prendere, magari quel giudice cambia, magari il giudice viene trasferito, magari, cioè ci sono tante pieghe che può prendere un processo. Adesso siamo visti come un mostro, perché magari appunto abbiamo usato l'arma da fuoco, quindi anche la copertura mediatica non dovrebbe, ma va a inficiare su quello che poi è il processo, come i carabinieri che poco tempo fa spararono a un pregiudicato che li aveva investiti, non so se vi ricordate, anche lì sono andati incontro al processo classico. Invece dal punto di vista di immagine, no? Oggi secondo te è vero che è più tutelato, tra virgolette, cioè ha più scappatoie il criminale che la persona onesta? Io posso dirti che per gli anni di esperienza che ho, che non sono magari tantissimi, ma ho visto tante cose, e non solo contro di noi, io dico proprio, come dici tu, la persona normale, il cittadino normale è molto ma molto meno tutelato, perché molto spesso, e questa è una chicca che non so se sapevi, il criminale risulta nullatenente, perché molto spesso non c'ha un lavoro, ok, fa il criminale, risulta nullatenente, quindi se io ti distruggo la macchina o ti creo un danno, tipo ti investo, ti meno, faccio qualcosa, tu puoi anche portarmi a processo, ma io, essendo nullatenente, non ti potrò mai risarcire, perché a cosa mi attacco? Non c'ho una macchina, non c'ho una casa. Poi magari lo vedi girare con la macchina antestata a qualcun altro, esattamente. Esatto. Quindi di conseguenza, se tu invece lo fai a me, tu mi devi risarcire, perché tu c'hai un lavoro, c'hai una macchina, c'hai una casa, qualsiasi cosa ti intesti nella vita che può succedere poi verrà presa per poter risarcire quella persona. Quindi già questo ti fa capire come il criminale sia più tutelato della persona onesta, che invece va al lavoro tutti i giorni, si spacca la schiena e pensa a come arrivare a fine mese. Tante volte a me mi dicono: ma perché non parli con uno delle forze dell'ordine? Vedete, lui è venuto e se la sta pure a rischiare, c'è il passamontagna, cerca di non farsi riconoscere, perché se lo scoprono i tuoi superiori possono romperti le scatole in maniera molto marcata. Avresti dovuto chiedere un'autorizzazione, avresti dovuto concordare le domande, quello che potevi dire, quello che non potevi dire, certe cose non le avresti potute dire. Io so di questa idea, il criminale può dire quello che vuole, spesso può dire anche cose in più, ah ma sì, quello l'ho fatto io, che non è vero, magari per darsi anche un prestigio. Invece coloro che lavorano alle forze dell'ordine sono molto limitati, e io l'appello che faccio sempre ai capi che stanno in alto è: cercate invece di trovare un'empatia maggiore, raccontando anche le vostre giornate, raccontando anche le difficoltà come ha fatto lui, perché dall'altra parte voi offrite un servizio per il pubblico deve capire quello che fate, quello che non fate, le difficoltà eccetera, altrimenti ci sarà sempre questa distanza tra forze dell'ordine e cittadini, che a un certo punto può andare a terminare col quasi quasi il cittadino si schiera dalla parte del criminale perché è stato romanticizzato come tale. Io a questo punto spero di aver fatto le domande necessarie per farvi capire anche un pochettino qual è il ruolo di un rappresentante delle forze dell'ordine che sta a contatto con le persone comuni e con i criminali, e quello che poi succede, quello che vive tutti i giorni, le sensazioni, spero che siano state trasmesse, cioè io le ho percepite, poi magari ho un po' più di esperienza vedendole tante volte pure sul campo, perciò mi faccio anche io un'idea. Spero che tutti voi vi siate fatti un'idea. Se ci sono delle domande che non ho fatto e che vorreste fare voi, scrivetele nei commenti, magari poi possiamo organizzare un secondo video se non te scoprono i tuoi superiori. Se non mi trasferiscono prima in Arabia, sicuramente. A questo punto vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!